Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche evolutive del karma per i prossimi 3 mesi e abbiamo la carta del sole. Amici della bilancia, quando c'è il sole si parla di crescita, di prosperità, di chiarezza mentale, si parla anche di relazioni pure, pulite, genuine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite sempre la tendina della descrizione, io lì inserisco le novità, le cose che vado via via presentando, poi se ci fossero dubbi o se avete domande mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile, la morte, sette di spade, sette di bastoni, la luna, 5 di spade, asso di denari, la stella e asso di coppe. Non male, perché qui avete la morte e qui avete due assi, come se ci fosse una rigenerazione. Allora ragazzi, partiamo da questa morte, che sì, può far riferimento a qualche cosa che vi siete già lasciati indietro o a qualche cosa che vi lascerete indietro a breve. Di solito è una carta che parla di rinnovamento, di rinascita, del taglio con vecchie abitudini o stili di vita, piuttosto che con vecchie relazioni. Andiamo a vederla. 5 di coppe. Sì, può essere una relazione. Beh, no, potrebbe anche essere un qualche tipo di atteggiamento, effettivamente. Andiamo a vedere il sette di spade. Amanti e fante di coppe. Relazione. Direi che secondo me è più una questione relazionale. Per qualcuno si tratta di quello che è la relazione con se stessi, perché è come se in questo trimestre col 7 di spade al contrario, a un certo punto smetteste di raccontarvi storie, di raccontarvi bugie o di credere a quelle che vi raccontano. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Imperatore, cavaliere di coppe e 2 di coppe. Qui
Qui ho come l'idea che ci siano, adesso poi andiamo a vedere la luna, però come delle ideologie, e il sette di spade è collegato comunque all'ego, a quello che vuole la parte egoica di noi, ed è come se ci fossero delle ideologie che è ora di tagliare all'interno di questa situazione relazionale. Perché questo 2 di coppe al contrario mi fa pensare o che sono tutte e 3 al contrario innanzitutto, sono cascate proprio in blocco. Qui si tratta di acquisire, determinare, definire quello che potrebbe essere il vostro territorio. Cioè è un po' come metto i paletti e cerco di capire quello che effettivamente è reale, è concreto, e quello che invece è frutto magari del mio pensiero, delle bugie che mi sono raccontato, delle proiezioni. Anzi, andiamo a vederla questa luna. C'è un qualche tema con o le false promesse che voi fate a voi stessi o le false promesse che vi fanno. Abbiamo un cavaliere di denari e un 2 di denari. Sì, il 2 di denari mi dice che c'è come un riciclaggio di vecchie dinamiche di comportamento. Credo che ci sia qui un tema a livello relazionale che potrebbe ritornare in auge. Non è detto che sia il partner, potrebbe essere una relazione che avete con il collega, con il capo, con X persona, ma è come se ci fosse un modus operandi che qui ad un certo punto inizierete a dire no, basta. Gli amanti è anche una carta che ci parla di amor proprio. E qui è un come basta le false promesse, le frottole che mi raccontano, io ho bisogno di qualche cosa di più o che mi racconto, io ho bisogno di qualche cosa di più concreto. Inizio a lavorare sul difendere il mio territorio, sul costruire il mio territorio, su costruire delle basi solide. E qui con la carta della luna invece ho proprio la sensazione che questi aggiustamenti che voi sarete portati a fare, con la carta della luna vi risusciteranno paure, emozioni, sensazioni vecchie che effettivamente vi faranno andare un po' in confusione. Vediamo il 5 di spade. Stavo guardando la parte iniziale, e quel 5 di coppe lì che mi colpiva. Qui è uscito un 8 di coppe. Io credo che qualcuno qui, ragazzi, senta un vuoto dentro, che non sappia bene da dove arrivi e cerca di colmarlo magari con questa relazione di cui stiamo parlando. Che sia una relazione scusate, lavorativa, romantica, non importa. Però è come se ci fosse un qualche tipo di dinamica all'interno di questa relazione, non sana, perché è una dinamica, il 2 di pentacoli è una carta che ci parla di alti e bassi, di dinamiche karmiche che continuano a ripetersi e vanno a volte bene, a volte male, quindi è una dinamica magari per qualcuno logorante, qui vi dice ok, mettete i paletti, basta, cioè trovate la vostra concretezza, non accettate più false promesse appunto da parte degli altri e cercate di vederci chiaro. Tutto questo effettivamente vi farà vibrare determinate cose che potrebbero tornare a galla dal passato. Il 5 di spade è una carta che parla sia di lotte egoiche, e lo rivedo un po' collegato a questo 7 di spade, perché sempre l'ego, che cosa voglio, di che cosa ho bisogno, che cosa sta bene, che cosa sta male, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato. E quello è sempre un po' l'ego. Andiamo con un'altra carta per il 5 di... ok. Re di coppe. C'è molta confusione, devo dire. Potrebbe, ragazzi, abbiamo l'imperatore e il re di coppe, il fante di coppe e il sole. Potrebbe anche essere una questione tra genitori e figli, fortemente. Andiamo a vedere l'asso. Due di spade. Diciamo che prendo solo quelle che si sono girate perché queste sono un bel pacchetto. Allora, 2 di spade.
2 di spade, 3 di coppe, diavolo e 8 di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. Imperatore, imperatrice. Guardate, in realtà con questi due assi a me fa ben sperare come se ci fosse un nuovo inizio. Di solito l'asso di pentacoli rappresenta proprio il seme che viene piantato. Ora, qui abbiamo una serie di carte che mi può far pensare a un lavoro di gruppo, a un qualche tipo di situazione dove c'è da collaborare. Se fosse una questione relazionale, vi dico che potrebbe essere che uno dei due si stia schermando, cioè scusate, non relazionale, romantica, che uno dei due si stia schermando nei confronti dell'altro, proprio per riacquisire il proprio potere personale. Andiamo a vedere la stella. Re di pentacoli e 7 di coppe. Guardate, ho sentito proprio una frase. Mettete sul piatto le scelte possibili. Non so per quanti possa risuonare, ehm, però ho proprio sentito questa frase, quindi ve la dico. E qui è un po' come il cercate nuovi obiettivi. Qui apritevi delle possibilità concrete. Io sento che si va verso un nuovo inizio, più concreto. Se prima avevamo l'imperatore girato al contrario, qui il re di pentacoli, che è un po' l'arcano minore dell'imperatore, è girato dritto, come se si stesse appunto proseguendo verso una maggiore stabilità, verso una maggior opportunità, semplicemente tagliando con certe volte questa sensazione di vuoto che avete interna e iniziando semplicemente a portare a galla le vostre zone d'ombra, i vostri conflitti interni, le vostre bugie interne, le lotte egoiche, quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che vi schiavizza qui fondamentalmente, con la carta del, del diavolo, quello che vi fa sentire stretti, insomma. Molte volte basta cambiare il modo di pensare o di vedere una cosa perché ci si senta più leggeri, alleviati. Guardate, vi dirò, qui si tratta di una lezione di vita sull'amor proprio, sull'autoconoscimento, sullo scoprire se stessi e il definire il vostro potere personale. Vi dico che se fosse una questione di lavoro è come se ho la sensazione che vi magari è anche un po' che vanno avanti a proporvi promozioni, aumenti di stipendio, spostamenti o qualche cosa, che è un po' che insomma, la cosa si protrae nel tempo e che a un certo punto direte: dunque, qui le cose non funzionano più così". E per molti si aprono queste nuove opportunità. 1 e una 2 e poi qui avete un 7. È anche vero che potreste avere dei contratti che vi vincolano un po' troppo, ma io sono sicura che con l'intervento di un consulente esperto potrete trovare degli escamotage per riuscire a fare, insomma, quello che volete fare. Ok, ragazzi, andiamo a vedere un koan. Comunque, abbiamo questo 5 di spade e qua abbiamo il sole e lo sento molto collegato anche all'asso di pentacoli. Se prima si parte da un momento dove magari ci si raccontava delle bugie o si credeva a bugie che insomma ci raccontavano, in un secondo momento, diciamo dalla metà del trimestre in avanti, sento che le cose cambiano, cambia dinamica di comportamento, si cambia. È come in realtà non è che si cambi qualche cosa, ma semplicemente come se iniziaste a guardare anche da un'altra parte.
ok, io mi sto fissando su questa cosa qua che non arriva e invece di mettere tutta la mia energia, la mia rabbia in quella roba lì che non arriva, mollo la presa, lascio il colpo e poi vado a vedere altre prospettive, altre possibilità, mi focalizzo su altri obiettivi. E qui vedo che si aprono diverse possibilità e vi dico che due potrebbero essere molto interessanti, una più economica e una un po' più emotiva, sentimentale, ok? Tenete presente che mi sono usciti imperatore e imperatrice, asso di coppe, sole e asso di denari, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un tira e molla sui figli, cioè creiamo questa famiglia, no, non sono ancora pronto, no, non è il momento, non ci sono abbastanza soldi, cioè per qualcuno può essere un discorso di questo tipo, ma alla fine è come se si risolvesse in modo positivo, no? Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un po'. Fa quello che vuoi e non perché devi. Potrebbe essere che qualcuno lotti con il senso di colpa qui. Se non lo faccio mi sento in colpa. Però vi do una specie di suggerimento. Provate a sostituire la parola colpa con responsabilità. Quindi, davvero mi sento responsabile per questa cosa? È un mio bisogno? Tocca a me, spetta a me soddisfare questo bisogno? Questo molte volte vi toglie da un sacco di paturnie. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per sviluppare l'amor proprio. Aurora, carta numero 4. Sono rinnovata o rinnovato con lo scendere di ogni nuovo giorno. Con il calare sarebbe di ogni nuovo giorno. E anche qui mi richiama un pochettino questo asso di denari, la carta del sole, come se ci fosse qualche cosa che inizia o a brillare o anche a girare. Forse l'unica carta un po' pesante che sento che potreste avere più in là è questo diavolo, ragazzi, che mi parla di un qualche tipo di costrizione. Per qualcuno la vedo una relazione con una persona sposata, per qualcun altro sono costrizioni legate al lavoro, per qualcun altro ancora è una questione genitori-figli, o comunque c'è una questione lì in mezzo. Potrebbe essere una madre, un padre, una sorella con la quale potreste avere da battagliare un pochettino. Però tutto sommato non è che vedo rotture o cose di questo genere, ok? Forse solo questo senso di colpa vi fa sentire un po' incastrati in delle cose che evitereste di fare, ecco. Va bene, cari amici della bilancia, fatemi sapere come vi risuona la lettura nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro sulle credenze limitanti. Se invece volete, diciamo così, approfondire temi di esoterismo, temi di metafisica, temi di metamedicina, insomma, ho riunito tutti quelli che sono stati i miei studi in tutti questi anni e li ho come riordinati per creare una specie di guida che vi aiuti nel vostro percorso di crescita, che sia come un acceleratore, no? E sono playlist numerate, sono 4 per adesso. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si possono vedere, vi basta appunto entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!